E sappiate che se un giorno avessi voglia di fare l'amore con qualcuno di voi, non avrei esitazioni. Lo direi a tutti ad alta voce. Bentornati in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi abbiamo il piacere di dedicare la nostra attenzione a una vera dea del grande schermo italiano, la bella e sensuale Femi Benussi. Con quella sua presenza che incanta e un sorriso che disarma, Femi ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, lasciando un'impronta nel mondo del cinema. Prima di tuffarci in questo viaggio tra 5 film che hanno segnato la sua straordinaria carriera, lasciatemi dire che quella che segue non è una classifica, ma una selezione personale di 5 opere che ritengo imperdibili per chiunque voglia scoprire o riscoprire il talento e il fascino di questa straordinaria attrice. Che siate già cultori o semplici curiosi, preparatevi a essere conquistati da Femi Benussi. E se vi trovate a sorridere pensando a Femi, non siete soli. La sua capacità di unire sensualità, eleganza e un pizzico di malizia è qualcosa che va oltre il talento, è pura magia. E quindi, mentre vi racconto di questi film, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi alla Soffitta di Pippo. La vostra partecipazione ci aiuta a tenere accesi i riflettori su stelle indimenticabili come Femi Benussi. Pronti a lasciarvi sedurre dal fascino senza tempo di Femi? Allora, senza ulteriori indugi, partiamo alla scoperta dei film che hanno fatto di Femi Benussi un'icona del cinema. Senti. Guarda che roba. Ma cos'è? L'ha fatta turchina? Dai, infarto. Io mi sento male, ragazzi. Che ben di Dio. Urca, voglio la mia mamma. Ma è tutta vera. Toccare per credere. Iniziamo con Adolescenza perversa del 1974. In questo intrigante film, diretto da José Benazraf, Femi Benussi veste i panni della professoressa Mirella Buzzati, una donna che, dopo un divorzio doloroso, cerca un nuovo inizio a Perugia, dove ottiene la cattedra di matematica in un liceo. La sua iniziale avversione per il sesso maschile viene messa alla prova dall'incontro con Alain, un affascinante studente noto come il Bel Tenebroso, che diventa l'oggetto del suo desiderio. La trama si addentra nei meandri della passione, dell'insegnamento provocatorio e della rivoluzione politica e sessuale, con Mirella che si scontra con le convenzioni sociali e scolastiche in un audace tentativo di conquistare l'attenzione di Alain. Tuttavia, la sua ossessione porta su un percorso di autodistruzione e disillusione, in una narrazione che esplora le complessità dell'amore, del potere e del rifiuto. Nel cast spicca anche la presenza della bellissima Malisa Longo, attrice di grande talento e fascino, che arricchisce il film con la sua interpretazione. La Longo, a cui già abbiamo dedicato un podcast, aggiunge ulteriore profondità a un'opera già ricca di tematiche provocatorie e personaggi memorabili. Questo film rappresenta così un capitolo fondamentale nella filmografia di Femi Benussi, offrendoci una performance intensa e sfaccettata che cattura l'essenza di una donna in bilico tra il desiderio di emancipazione e la trappola delle proprie passioni. Un film che, grazie anche al contributo di Malisa Longo, rimane un esempio brillante di cinema audace e senza compromessi. Adolescenza perversa ci aiuta a riflettere su temi ancora attuali, attraverso le vicende di personaggi indimenticabili interpretati da Femi Benussi e Malisa Longo, due icone del cinema che con la loro arte hanno saputo esplorare le luci e le ombre dell'animo umano. Sì, ha un bel culo però. Ti amo veramente, lo sai. Vicino a te potrò ricominciare di nuovo. Sei un piccola borghese, un incurabile borghese. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso la filmografia di Femi Benussi con un tuffo nel genere thriller horror, grazie alla maestria di Mario Bava, con Il rosso segno della follia. Nel 1970 Mario Bava ci porta nelle oscure profondità della mente umana con Il rosso segno della follia, un film che intreccia abilmente l'horror psicologico con il thriller.
In questo intricato labirinto di pura ossessione, Femi Benussi interpreta Alice Norton, una figura chiave in un gioco mortale che si svolge all'ombra di un atelier di abiti nuziali. John Harrington, il proprietario dell'atelier, è un uomo segnato da un passato traumatico e da un segreto oscuro che lo spinge a compiere atti di inaudita violenza. La sua ossessione per le spose e il matrimonio diventa il filo rosso di una serie di omicidi che lo vedono protagonista, in una spirale di follia che sembra non avere fine. Quando anche la moglie Mildred diventa una delle sue vittime, la trama si complica ulteriormente, con il suo spirito che torna a perseguitarlo, vestito di nero in una danza macabra, che porterà John verso un inevitabile destino. Femi Benussi, con la sua presenza scenica e la sua bellezza, aggiunge un ulteriore strato di complessità a questo thriller, portando sullo schermo una performance che si muove tra l'innocenza e la consapevolezza di chi si trova a vivere a contatto con l'orrore. La sua interpretazione di Alice Norton è un perfetto contrappunto alla follia di John, offrendo al pubblico un personaggio ricco di sfumature in un contesto dove il confine tra vittima e carnefice sembra sfumare. Il rosso segno della follia è un film che esplora le tenebre più profonde dell'animo umano, dove l'amore e la morte si intrecciano in un valzer macabro. Femi Benussi e Dagmar Lassander, quest'ultima già celebrata in un nostro precedente podcast, brillano in questo oscuro firmamento, rendendo il film un'opera imperdibile per gli amanti del genere. Questo film ci mostra una Femi Benussi capace di navigare le acque turbolente del thriller psicologico con maestria, confermando il suo talento versatile e la sua capacità di lasciare un'impronta in ogni ruolo che ha interpretato. Proseguiamo la nostra esplorazione con un classico del giallo all'italiana che mescola suspense, moda e mistero. Nel 1975 Nude per l'assassino, sotto la regia di Andrea Bianchi, ci porta nei meandri oscuri dell'agenzia di moda Albatros, dove la morte di Evelyn, dopo un aborto illegale, scatena una catena di eventi sanguinosi. Femi Benussi, nel ruolo di Lucia Cerrazzini, ci immerge in un thriller dove la bellezza e il glamour si mescolano con il mistero più nero. In questo intricato intreccio di desideri nascosti e di vendette, un assassino mascherato con un casco nero inizia a eliminare uno ad uno i membri dell'agenzia, lasciando dietro di sé una scia di terrore e domande senza risposta. Lucia, un personaggio interpretato da Femi Benussi, si trova nel cuore di questa tempesta, dove ogni sguardo può essere l'ultimo. La regia di Andrea Bianchi tesse una tela di suspense e seduzione, dove ogni personaggio nasconde segreti inconfessabili. Tra questi spicca la figura di Gisella, interpretata da Giuliana Cecchini, e il fotografo playboy Carlo, portato sullo schermo da Dino Castelnuovo, che si ritrova investigatore suo malgrado in un mondo dove l'apparenza inganna. E come non menzionare la presenza del cast della meravigliosa Edwige Fenech, un'icona del cinema che ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza e il suo talento, e di cui potete trovare altri video su questi canali. Nude per l'assassino è un film che cattura l'essenza del giallo italiano, un perfetto mix di eleganza e orrore, dove Femi Benussi brilla con la sua capacità di dare vita a un personaggio complesso in un mondo dove nessuno è ciò che sembra. Questo film si conferma così un classico imperdibile per gli amanti del thriller italiano, un film che intreccia abilmente moda, mistero e morte con Femi Benussi ed Edwige Fenech che brillano nel loro ruolo di donne forti e indimenticabili. Un titolo che, senza dubbio, merita un posto d'onore nella filmografia di chiunque apprezzi il genere. Io penso che la fotomodella la farei benissimo. Ah sì? Sei sicura? Benissimo. Bene, ecco. Vediamo un po'. Dunque, beh sì, intanto sei un po' grassina qui a mezza altezza. Ma come? Proseguiamo il nostro viaggio attraverso la filmografia di Femi Benussi con un'opera alla quale tengo molto, dove Femi Benussi esce solo per qualche minuto, ma bastano per fare breccia nell'immaginario degli spettatori.
Pierpaolo Pasolini ci regala Uccellacci e uccellini, un film che si muove tra il surrealismo e la commedia, esplorando temi profondi con leggerezza unica. In questo viaggio metaforico attraverso le periferie e le campagne romane, Totò e suo figlio Ninetto, interpretati dai leggendari Totò e Ninetto Davoli, si imbattono in una serie di incontri bizzarri, tra cui un corvo parlante che li accompagna narrando le storie che sfidano la logica e la realtà. Femi Benussi appare nel ruolo di Luna, la prostituta, un personaggio che, sebbene appaia brevemente, lascia un'impronta significativa nel tessuto narrativo del film. La sua presenza aggiunge fascino a un'opera già ricca di simbolismi e riflessioni sulla natura umana, sulla società e sulla spiritualità. Uccellacci e uccellini non è solo un film, è un'esperienza cinematografica che sfida il pubblico a riflettere attraverso il filtro dell'umorismo e della satira. La performance di Femi Benussi, pur nella brevità del suo ruolo, contribuisce a questo affresco pasoliniano, dove ogni personaggio, anche più marginale, è essenziale per veicolare i messaggi del regista. La scena in cui Totò e Ninetto, stanchi delle prolisse riflessioni del corvo, decidono di porre fine alla sua vita, è emblematica del modo in cui Pasolini mescola il sacro e il profano, l'intellettuale e il popolare, invitando lo spettatore a una riflessione critica sull'esistenza, sulla conoscenza e sui valori. In Uccellacci e uccellini, Femi Benussi dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi a contesti cinematografici diversi, confermando il suo talento come attrice, capace di navigare tra i generi con disinvoltura. Un film che, per la sua originalità e profondità, rimane un punto di riferimento nel cinema italiano. Ma è anche una spiegazione filosofica dei rapporti tra padre e figlio. A Luna, io sono figlio. Me l'immaginavo. C'hai la faccia di chierichetto. Chiudiamo la nostra selezione dedicata a Femi Benussi con un film che esplora dinamiche familiari in modo decisamente unico e provocatorio. Nel 1975 Le Dolci Zie ci porta in un viaggio attraverso le complesse e, diciamolo, piuttosto piccanti dinamiche di una famiglia non proprio convenzionale. Diretto da Mario Imperoni, questo film ci introduce al Libero, un giovane ragazzo circondato dall'affetto un po' troppo zelante di 3 zie, di cui 2 particolarmente piacenti, che decidono di prendersi cura di lui in un modo in cui nessuno si aspetterebbe. Femi Benussi brilla nel ruolo di Mimì, una delle zie che non vede l'ora di educare il giovane Libero alle gioie della vita, in una maniera che farebbe arrossire perfino il più disinvolto degli spettatori. La sua interpretazione è carica di una sensualità giocosa e di un'energia che alimenta la narrazione, trasformando Le Dolci Zie in un'esperienza cinematografica indimenticabile. Il film si muove abilmente tra la commedia e l'erotico, con un nonno anarchico che cerca di salvare il nipote dalle grinfie delle zie e un sacerdote e dei carabinieri che finiscono per complicare ulteriormente la situazione. Le Dolci Zie esplora i temi di desiderio, lussuria e la ricerca dell'indipendenza personale, il tutto condito con un umorismo che sfida le convenzioni sociali. La presenza di Femi Benussi in questo intricato intreccio familiare aggiunge quel tocco di classe e malizia che lei sapeva portare sullo schermo, rendendo il suo personaggio uno dei pilastri portanti del film. La sua capacità di navigare tra le sfumature del suo ruolo, mantenendo sempre un equilibrio tra seduzione e simpatia, conferma il suo status di icona del cinema di genere italiano. Questo film rappresenta un capitolo intrigante nella carriera di Femi Benussi, un film che mescola sapientemente erotismo e commedia, lasciando allo spettatore il piacere di una visione che è al tempo stesso provocatoria e divertente. Un perfetto esempio di come il cinema italiano degli anni 70 sapesse giocare con i tabù, portando sullo schermo storie audaci con un'impronta inconfondibilmente stilistica. Adesso facciamo una bella chiacchierata fra uomini. Certo, era in pericolo la sua educazione. Invece, con Le Dolci Zie. Deve guardare ogni cosa nella giusta prospettiva. Le Dolci Zie, venerdì alle 23:15, 7 Gol.
E con Le Dolci Zie chiudiamo il nostro viaggio attraverso i film che hanno visto protagonista la straordinaria Femi Benussi, un'attrice che con la sua presenza scenica e il suo talento ha saputo incantare e sedurre il pubblico, lasciando un segno indelebile nel cinema italiano. Da Lezioni private alle Dolci Zie abbiamo esplorato una selezione di opere che riflettono la versatilità e la profondità di Femi, un'icona che ha attraversato generi e stili, dimostrando una capacità interpretativa di rara intensità. Spero che questo viaggio nella filmografia di Femi Benussi vi abbia offerto spunti di riflessione e, perché no, vi abbia fatto scoprire e riscoprire alcuni tesori del nostro cinema. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e affascinanti, spesso sfidando le convenzioni ed esplorando temi provocatori, rimane un esempio luminoso di talento e di coraggio artistico. Ora tocca a voi, cari soffittari. Quali dei film selezionati vi ha colpito di più? C'è qualche ruolo di Femi Benussi che vi ha particolarmente emozionato o sorpreso? Condividete le vostre opinioni e i vostri ricordi nei commenti e se c'è un'altra stella del cinema che vorreste vedere in questa rubrica fatemelo sapere. Non dimenticate di lasciare un like e se avete apprezzato questo viaggio di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Alla prossima!